Bene, eccomi qua. Finalmente direte. Un video che probabilmente aspettate dall'inizio di questo canale, quindi da circa 5 anni. Un ritardo, diciamo, piccolo, dai. Iniziamo con una cosa che volete sapere, ma che non ho mai detto per delle mie paure personali. Io lo chiamo sindrome di Peter Pan. Sono nato il 6 dicembre 1900... tra il 1990 e il 1999. Nato da un incrocio, papà fiorentino e mamma genovese. Fu proprio Firenze la mia città natale. Maremma! Mamma era bellissima, con i capelli rosso chiaro, quasi arancio, e papà, che chiameremo Babbo, davvero fiorentino, sembrava Telespalla Bob con i suoi capelli ricci. Ora sono una balena rugosa e un vecchietto con uno spirito da ventenne. Scherzo, mamma, sei solo rugosa. Mio nonno mi ha raccontato che quando mi hanno battezzato sembravo Gesù, perché mi avevano appoggiato sull'altare proprio come lui nella culla. Vabbè, dettagli che fanno capire quanto sono capace di trasformare le cose da normali a pazze, proprio come sono io. È la cosa più positiva che ho, e lo capirete adesso nel corso della mia vita. Ho abitato davvero poco a Firenze. Ci siamo quasi subito trasferiti a Lavagna, paesino del Golfo del Tiguglio, in Liguria. Non ricordo quindi nulla della Toscana, purtroppo. Mia mamma ha sempre detto che da piccolo ero agitatissimo, irrequieto e casinista. Non mi fermavo mai. All'asilo distruggevo tutto. In prima elementare ho pianto il primo giorno. Non volevo andarci. Sono pure finito in prima pagina del giornale con il mio faccione piangente attaccato alla spalla dei miei. Mamma lavorava tutto il giorno e non poteva occuparsi di noi finite le ore scolastiche, e quindi ci portava in centri ricreativi, una specie di doposcuola, dove era sempre intervallo. Anche lì davo il meglio o peggio di me, sempre a far casino e a picchiare mio fratello. Ah già, ho dimenticato di dire che dopo la mia nascita è arrivato pure lui. Esattamente il mio opposto. Diciamo che io ho preso da mia mamma e mio fratello da mio padre. Infatti non ci assomigliamo per niente. Tornando a noi, ho provato tantissimi sport. Ero bravo ovunque, ma il mio carattere tanto impulsivo spesso mi faceva perdere la possibilità di continuare. A calcio ero bravo, ma se invece di giocare la partita volevo giocare con l'erba del campo, io lo facevo. Il tennis? Vinto tornei e targhe, ma espulso per aver offeso il pubblico. Il Boy Scout? Le regole non fanno per me. Espulso pure lì per aver lanciato la spazzatura dalla cima di un monte. Io non la volevo portare la spazzatura di tutti, oh! Insomma, questi sono solo pochi esempi della mia bravura sfociata in rovina per colpa del mio carattere. Mi arrampicavo ovunque. In casa, al parco, sugli amici. Ero proprio una scimmia ripiena di zucchero ed adrenalina. Ricordo ancora che ogni volta che uscivamo sul lungomare della cittadina, tornando verso casa, ci stava un passaggio a livello del treno. Quelli con le sbarre che si alzano quando finalmente il pericolo è passato. Il problema era che il vero pericolo ero io. Mi divertivo ad attaccarmi alle sbarre e a farmi tirare verso l'alto quando si alzavano, e a farmi tirare giù da mia mamma proprio quando i miei piedi stavano ad 1 metro da terra. Fino a quando, un bel giorno, si mise a parlare con un'amica e si dimenticò di tirarmi giù, facendomi arrivare fino al cielo. Vedevo le persone piccole, con mia mamma che sperava in tutti i santi che non mi lasciassi andare. Ero pure vicino ai fili dell'alta tensione. Che figata! Alla fine ho aspettato semplicemente che si riabbassassero. Per raggiungere qualcosa, comunque, al parco giochi mi sono quasi rotto il naso cadendo. Mi sono buttato una bici addosso e mi sono rotto il sopracciglio. E sulle scale mi sono quasi rotto anche un dente. Non so quale sia il mio angelo custode, ma è veramente fortissimo. La scuola? Anche quella è sempre stato un posto piacevole. Prendevo bei voti, non in tutte le materie, però stavo sempre nella media. Anche lì il problema era il casino. Troppo casino. Mi nascondevo negli armadi, se mi irritavo lanciavo il banco. Rispondevo male, ma avevo anche dei difetti, dai. Mia mamma era più con le mani nei capelli che altro. Penso di avergli fatto passare dei momenti di stress pazzeschi. Insomma, per ora abbiamo parlato di cose belle. Sono bravo a nascondere le mie sofferenze, ma in questa mia storia deve esserci tutto. Tutto quello che sono stato. I miei genitori, penso all'incirca ai miei 2 anni d'età, hanno divorziato, arrivando ad odiarsi e a dividersi. In quella storia quelli che ci hanno perso di più siamo stati io e mio fratello. Soffrivo tantissimo. In ogni mio desiderio o regalo di compleanno ci stava sempre la stessa richiesta. Tornate insieme, per favore. Scrivendo queste cose o anche solo pensandole mi scende sempre qualche lacrimuccia e tanto malincuore, perché purtroppo alla fine non si è mai avverato. Questa cosa però mi ha reso forte nel corso degli anni. I primi però sono stati devastanti, credetemi. Comunque non sono queste le cose che ti distruggono. Per fortuna tutta la mia famiglia sta ancora bene, diciamo. Nonostante non fossimo una famiglia ricca, nemmeno benestante direi, i miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla della vita normale e mi hanno sempre riempito di protezione ed amore. La nostra situazione economica non poteva comunque soddisfare tutti i miei desideri. Quindi, all'età di circa 15-16 anni, ho deciso di interrompere gli studi e di cercarmi un lavoro. In quel periodo, l'iperprotettività di mia mamma non mi faceva vivere la vita come volevo.
Quindi, con qualche litigio, sono andato a vivere dal mio babbo. Tra lavori vari, ho vissuto la mia adolescenza come se la vita andasse velocissima. Ogni giorno scoprivo una cosa nuova, facevo un'esperienza, prime ragazze e sicurezza in me stesso. D'estate lavoravo tenendomi soldi da parte e d'inverno giocavo alla console ed uscivo. Quante ne ho combinate! Negli stessi anni, videogiocando, fin da quando ero piccolo, mi sono imbattuto in YouTube. Guardavo video del mio gioco preferito e quindi decisi anch'io di fare in modo di mettermi in mostra, non solo fra i miei compagni di gioco, ma davanti a tutto il mondo, visto che ero parecchio bravo. Come ben sapete, YouTube nel tempo è cresciuto, e anche la mia esperienza in editing, la bravura nel giocare e anche la sicurezza nel parlare. Mi ritrovai ad avere tante persone per l'epoca che era. Tutti mi chiedevano di portare anche altri giochi, quindi di mettermi in mostra ancora di più. Sono sempre stato una persona che voleva condividere. Per questo motivo, per molti anni, sono stato accompagnato da vari amici nel mio percorso. Qualcuno ha mollato questa esperienza, qualcuno non è riuscito e qualcuno lo sento ancora. YouTube è bello per tutti ed è bello sia se dura poco sia se dura tanto. Infine, ormai da 3 anni sono in un gruppo che è riuscito sia individualmente che come gruppo a fare quello che ha sempre voluto. Legati dalla stessa passione stiamo continuando a sperimentare ed a crescere la nostra esperienza chiamata vita. Ora sono un ragazzo felice, fortunato e tanto innamorato finalmente. Condivido la mia casa con una ragazza fantastica ed unica. Davvero non esistono di uguali. Ti amo! Tanti gattoni e un piccolo cane. Per me, la famiglia perfetta. La mia storia, chi più chi meno, la conoscete. Ho sempre amato fare tutto questo. Ho sempre amato essere amato e condividere la mia scemenza con tutti. La risata è il rimedio a quasi tutte le cose. L'avventura continua. Potreste vedermi cantare, recitare, cimentarmi in qualcosa che nessuno ha mai fatto o semplicemente continuare a fare quello che mi piace. Potrebbe anche finire tutto questo. In ogni caso, questa è la più grande esperienza che io abbia mai intrapreso e mai la dimenticherò, compreso tutti voi. Al prossimo Draw My Life, fra 10 anni minimo.